Buongiorno a tutti e bentornati qui a Game Dev, una rubrica in cui cerco di spiegarvi le fasi dello sviluppo di un videogioco. Io sono Walter, CEO di Asobiolic, e oggi andremo a vedere il passo successivo a quello della produzione. Ebbene sì, anche dopo aver completato il gioco c'è ancora del lavoro da fare prima della pubblicazione. Eccoci quindi nella fase di testing, dove tutto quello che abbiamo creato nella fase di produzione viene messo alla prova per verificare che funzioni come previsto. Immaginate questa volta un cuoco che prepara una torta fantastica. Bene, prima di servirla dovrà assaggiarla per verificare che sia effettivamente buona. Nello sviluppo dei videogiochi è la stessa cosa, un controllo di qualità per garantire al giocatore un'esperienza perfetta. Questa fase può durare settimane o addirittura mesi, dipende dal tipo di gioco e dalla complessità. Si inizia con il testing interno, dove il team di sviluppo cerca degli errori, dei problemi, dei livelli che non si caricano, delle animazioni che non partono. Tutto viene annotato e corretto. Poi si passa al testing tecnico, dove i programmatori controllano che il gioco effettivamente non crashi e funzioni a dovere su tutte le piattaforme di destinazione, come computer, console, smartphone. Però non basta, c'è ancora il playtesting e viene fatto solitamente da giocatori reali esterni al team di sviluppo. Questo serve a capire se il gioco è effettivamente interessante, se dei livelli sono troppo facili o troppo difficili e se ci sono degli errori che sono sfuggiti al team di sviluppo. Ad esempio, magari un livello può sembrare estremamente semplice al team che lo ha sviluppato, ma una volta dato in mano al giocatore può sembrare veramente complicato. A quel punto si annota tutto, si corregge e si fa testare nuovamente. Nei grandi team o in grosse aziende solitamente ci sono tester professionisti dedicati, mentre per i progetti indie solitamente si chiede aiuto a community online o amici. La fase di testing può essere anche fatta in presenza tramite osservazione, così da vedere in prima persona quali sono le difficoltà o le cose che non funzionano a dovere all'interno del gioco. Magari si riescono a notare dei pattern comuni tra vari giocatori, dove magari si perdono in un livello e non riescono ad arrivare al successivo. La fase di testing quindi, come avrete capito, richiede tanta pazienza. Si testa, si trova un errore, si corregge, si ritesta e si va avanti così. È un lavoro tanto stressante quanto fondamentale, perché un gioco pieno di bug, errori o poco divertente rischia di deludere i giocatori, anche se l'idea iniziale era fantastica. Ma non è detto che la fase di testing debba essere per forza fatta alla fine della produzione. Può essere anche inclusa nella fase di sviluppo, decidendo dei checkpoint e testando tutte le funzionalità fino a quel momento. Una volta trovato un bug, un errore, un glitch, insomma un problema, però non finisce qui. Bisogna riuscire a replicarlo, trovare cosa lo causa e poi andare a fixarlo. Questo si chiama debugging, e cioè la procedura di andare a capire come replicare un bug e come poi andarlo a risolvere. Solitamente questo viene fatto dai programmatori e dai designer. L'importante è non avere fretta e ascoltare i feedback per migliorare ogni dettaglio possibile del nostro gioco. Anche questo episodio finisce qui. Fatemi sapere in un commento se avete mai provato a debuggare un gioco o del codice in generale e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Un saluto!